Salve a tutti ragazzi! Oggi con un nuovo video voglio parlarvi del recupero dei long jerk. Ma cosa sono i long jerk? Quando parliamo di long jerk parliamo di esche più grandi di 140 mm, quindi diciamo dai 13-14 cm fino addirittura ai 21. Sono esche molto particolari che negli ultimi anni vengono utilizzate molto, soprattutto per la pesca ai barracuda e ai pesci serra. In effetti queste esche, che spesso non sembrano naturali, vanno a scatenare l'istinto territoriale o l'istinto non sempre predatorio dei pesci, e per questo si utilizzano anche dei colori molto particolari come il giallo fluorescente. Il recupero è molto importante. Per quale motivo? Perché non stiamo cacciando le spigole, che quindi hanno bisogno di un recupero magari più lento, che emetta delle vibrazioni particolari a seconda delle condizioni del mare, ma spesso andiamo a cacciare questo tipo di pesci con un mare calmo o all'esterno dei porti, quindi serve comunque un recupero che vada a stuzzicare, a stimolare questi pesci all'attacco. Ai fini del video vi farò vedere diversi modi di recuperare e vi farò vedere le riprese subacquee delle mie top 5, queste eschine qui. Ovviamente sono le top 5 nei luoghi dove pesco io e per i tipi di pesci che trovo, poi ognuno deve trovare l'esca giusta ed il recupero che più gli piace, però vi farò vedere quelli che sono i recuperi più efficaci a seconda anche di come è costruita l'esca. Come vedete infatti ci sono esche con palette molto piccoline o esche con palette più pronunciate. Questa differenza, oltre che al peso dell'esca e alla sua forma idrodinamica, faranno sì che ogni recupero poi sia a sé stante. Per questo sarà molto importante andare a vedere sott'acqua come si comportano con lo stesso recupero esche diverse. Partiamo con il primo recupero. Il primo recupero è un recupero classico, quindi un recupero costante con delle cercate cadenzate. Come se fosse un passo di danza. Recupero 1-2, 1-2, senza mai fermarmi. Perché questo recupero funziona molto bene? Quando l'esca viene cercata, quindi quando viene fatto questo movimento, l'esca tende ad accelerare. Questa accelerazione, questo cambio di velocità scatenano e stimolano quello che è un istinto predatorio da parte del pesce o un istinto territoriale. Il secondo recupero di cui voglio parlarvi è un recupero più particolare, che sembrerà quasi molto innaturale, ma che a volte serve a stimolare quei pesci che sono apatici e non vogliono mangiare. È il recupero che si fa a canna bassa, molto più lentamente rispetto a prima, con l'artificiale che viene praticamente dritto per dritto, senza troppe cercate. Ovviamente la mobilità dell'artificiale sarà ridotta perché la velocità dell'acqua che impatterà sulla paletta sarà anch'essa molto ridotta, eppure in alcuni casi questo tipo di recupero è l'unico che scatena l'istinto di quei pesci più apatici. Veniamo poi al terzo tipo di recupero, un recupero a stop and go, quindi che prevede delle pause anche abbastanza lunghe e delle ripartenze, pause e ripartenze, pause e ripartenze. Questo è un recupero davvero molto efficace in alcuni casi, che a me piace utilizzare anche per la spigola quando trovo delle grosse buche, dei grossi canali dove sono convinto che la spigola c'è ma in quel momento non sta attaccando. Però può essere fatto solo con artificiali suspending o degli artificiali affondanti.
questo tipo di recupero possiamo modulare la forza della ripartenza e della gercata, che sarà poi l'unico movimento a far muovere la nostra esca. Anche qui gli stop potranno essere più o meno prolungati a seconda dell'esca che utilizziamo. Se utilizziamo un'esca che affonda molto velocemente non ci possiamo fermare per troppo tempo. Se invece utilizziamo un'esca suspending possiamo fermarci anche fino a 5 secondi ed oltre, e spesso i pesci mangiano proprio all'ultimo secondo. L'ultimo recupero è un recupero molto più semplice. In effetti anche qui lo facciamo a canna bassa e artificiale, molto veloce. Le gercate sono rapide, non sono delle gercate profonde, e andiamo a far veramente correre l'esca. Non tutte le esche si prestano a questo tipo di recupero, in effetti molte, la troppa velocità, tenderanno a uscire fuori dall'acqua e non nuotare in maniera corretta. Questo recupero funziona molto bene se i pesci sono in frenesia, quindi stanno mangiando, stanno cacciando e vogliono vedere qualcosa che si muova molto velocemente. Spesso, attenzione, questo tipo di recupero su un pesce apatico o sospettoso può essere molto controproducente, ossia lo può far allontanare del tutto. Con le spigole vi sconsiglio di utilizzare recuperi molto veloci con questo tipo di esche. Cari amici, con questo è tutto. Prima di lasciarvi voglio però farvi una raccomandazione. Quando pescate con questo tipo di esche, utilizzatene poche, ma cercate di conoscerle il più possibile. Se potete andate sott'acqua, vedete come si muovono, o scegliete magari una giornata chiara e cercate di capire come interpretarne il nuoto a seconda di come state recuperando. Questo è molto importante. Piuttosto che lanciare 20-30 esche diverse, 2-3 vanno benissimo. L'importante è che sappiate come si sta muovendo l'esca, come la sentite sulla canna e che tipo di sensazioni vi dà, per poterla recuperare in ogni secondo al massimo delle sue possibilità, perché vi ricordo che anche nell'ultimo metro può avvenire la mangiata che ci cambierà la giornata. Detto questo, vi ho fatto vedere le mie top 5, poi ovviamente ognuno avrà le sue esche preferite, scrivetemele anche nei commenti, mi fa piacere poi scoprire magari qualche esca che non ho ancora utilizzato. Vi lascio, vi abbraccio, un grosso saluto, mi raccomando, se vi piace condividete il video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!